Questa è Rovaniemi, ripresa da uno dei miei luoghi preferiti in assoluto, Lounasvara. Lounasvara è una collina della Finlandia settentrionale che sorge lungo il fiume Kemijoki e tocca i 204 metri di altitudine. Qui si possono trovare moltissime piste da sci, resort, ma anche passeggiate. A soli 40 minuti a piedi dal centro è il luogo ideale per trovare pace e tranquillità e per godere di una splendida vista sulla città, ma non solo, spaziando anche il proprio sguardo verso nord. Ma torniamo in città, dove ho ancora tanto da mostrarvi. Questa è la biblioteca pubblica e adesso diamo un'occhiata all'interno. Disegnata dall'architetto Alvar Aalto, colui che ha progettato la città dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ha anche un'ampia sezione di libri in lingua, tra cui l'italiano, ed è inondata di luce, per questo uno dei miei luoghi preferiti per studiare. A proposito di Alvar Aalto e della città di Rovaniemi, lo sapevate che l'architetto ha pianificato la città in modo tale che somigliasse a una renna? Ma vediamo la planimetria. Effettivamente lo stadio centrale rappresenta l'occhio della renna e le strade che raggiungono le varie direzioni sono le corna. Questa è la chiesa di Rovaniemi, ultimata nel 1950, dopo essere stata distrutta nel 1944. La più celebre e preziosa opera d'arte è l'affresco dell'altare, La sorgente della vita, che rappresenta la vita dell'uomo nei suoi aspetti quotidiani. Sfondo della rappresentazione è il paesaggio lappone con la sua rudezza selvaggia. Comunque queste sono penso le lezioni di ginnastica in Lapponia, stanno facendo sci di fondo. Ma non sono gli unici a godersi le giornate all'aperto, dato che marzo, con l'allungarsi delle giornate e le temperature meno rigide, lo permette. Per essere completamente sicura ho fatto un rapido e negativa, quindi si parte, si torna a casa qualche giorno. Il 6 marzo alle 17:45 ho preso il treno notturno diretto ad Helsinki e dopo un cambio alle 5 di mattina a Riihimäki. 11, adesso salgo sul treno per Helsinki. Sono un po' morta. E un caffè, alle 6:30 ero pronta ad esplorare la città nelle poche ore che precedevano il mio volo. La cattedrale della Dormizione di culto ortodosso, la cattedrale di Helsinki che domina la piazza del Senato, le vie di Helsinki con gli animali mitologici, lo storico caffè Fazer, paradiso della cioccolata, e la moderna Oodi Library. Nel primo pomeriggio ho preso anche il traghetto per Suomenlinna, fortezza patrimonio UNESCO, prima di recarmi in aeroporto per il volo. Poi senti proprio come No, no.
passato degli splendidi momenti con la mia famiglia e dopo poco era già ora di tornare nell'altra mia casetta su al nord e ripercorrere la mia odissea, al contrario. Treviso, Londra. Shortbread che ha lei ha messo la dipendenza. Londra, Helsinki e alla fine il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, in tempo per vedere l'aurora boreale più bella di sempre. Il 22 marzo l'università ha portato noi exchange students in visita a Raitola, una reindeer farm a circa 15 minuti da Rovaniemi. Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio, il sole scaldava, abbiamo potuto fare un giro sulla slitta ed ho scoperto un sacco di cose sulle renne, ma la cosa più tenera è che verso aprile, inizio maggio, nascono i piccoli e dopo 3 giorni già corrono. Get driving license. Ci cuciniamo queste roti prata. Questo è l'aspetto finale. Se dovessi descrivere questo marzo per concludere il video in poche parole, sarebbe luce e sarebbe tramonti, perché abbiamo tutti sentito moltissimo la differenza con l'allungarsi delle giornate e la piacevole sensazione dell'arrivo della primavera. Nella settimana dal 21 al 27 si è tenuta a Rovaniemi l'Arctic Design Week, che ci ha visti partecipi grazie all'università e si è conclusa domenica con il concerto di uno dei cantanti più conosciuti della Finlandia, Lordi, il vincitore dell'Eurovision nel 2006.